Cari amici, anche in Calabria le temperature si stanno abbassando e come vedete alle mie spalle ho spaccato tutta la legna, sono quasi le 13 e adesso ho una gran fame. Cosa dite? Me lo merito un piatto di pasta come si deve? Bello nutriente? E volete vedere come lo andiamo a fare? E allora venite con me perché poi mi aspetta da sistemarla, mannaggia. Non è che qualcuno mi vuole aiutare? Con piacere. Intanto andiamo a fare la pasta che ho fame. Venite con me. E tutto è già pronto sul tavolo, così vi faccio vedere uno ad uno gli ingredienti di cui avremo bisogno per preparare questa pasta che, credetemi, è stratosferica. 2 bei peperoni, uno rosso e uno giallo, così diamo anche un fascino cromatico. 2 cipollotti, uno spicchietto d'aglio e un paio di ciuffetti di origano selvatico di montagna. Sale, 3 belle salsiccette fresche rosse calabresi, poi abbiamo bisogno ancora di un po' di pomodorini, sono quelli nostri dell'estate che abbiamo congelato, olio extravergine di oliva, pepe nero e iniziamo dai peperoni. Ma voi li sapete riconoscere? Sapete che hanno un genere? Questi a 3 punte ad esempio sono maschi, se le trovate a 4 punte sono femmine. Dove sta la differenza? Sta che se li scegliete maschi, ossia a 3 punte, troverete pochissimi semi e pochissima placenta. I semi sono una parte insieme alla placenta un po' più indigesta, per cui quando andate a comprare sapete adesso come riconoscerli se non lo sapevate. A questo punto togliamo i pochissimi semi che ci sono, avete visto un bel peperone così grande ne ha davvero pochi, e lo andiamo a tagliare prima a listarelle di un paio di centimetri, ma non c'è bisogno né di geometri né di righelli, fate un po' ad occhio come vi pare, e poi li tagliamo più o meno in 3 parti. Li mettiamo da parte, prima questo rosso in questo modo qua, ecco, poi ritagliamo di nuovo a metà ancora una volta e poi faremo la stessa cosa con il peperone giallo. Le dosi sono abbastanza approssimative, tutto va un po' a gusto, però se vi volete regolare io sto facendo il tutto per mezzo chilo di pasta. A me il peperone piace tantissimo, anche perché in questo modo viene davvero leggero. Guardate quella gialla, ancora meno semi, per cui ne metto 2, però anche uno basterebbe. A me piace l'abbondanza e ne metto 2. Poi io ne metto sempre uno giallo e uno rosso, anche per un altro motivo. Quelli gialli sono sempre più teneri e succosi, mentre i rossi hanno una polpa un po' più croccante e un sapore un po' più zuccherino, e insieme stanno benissimo. Diciamo che le mie paste preferite con i peperoni sono 2. Questa è la versione di terra, ma ne esiste un'altra versione di mare che è altrettanto spettacolare. Se raggiungiamo i 1000 commenti e i 10.000 mi piace sotto questo video, vi farò anche l'altra versione che vi assicuro vi sbalordirà. Benissimo, anche quest'altro peperone, quest'altra metà di peperone gialla è stata tagliuzzata, la mettiamo da parte e continuiamo. Ci possiamo spostare tranquillamente ai fornelli, dove in una padella abbiamo messo un fondo di olio extravergine di oliva, l'abbiamo fatto scaldare e i primi a tuffare dentro sono proprio i peperoni, proprio perché hanno bisogno di più tempo di cottura. La fiamma medio-alta, diamo una girata, andiamo a sistemare di sale, così aiutiamo anche all'acqua di vegetazione di uscire, 2 rametti di origano selvatico per profumare il tutto e lasciamo andare il tutto per qualche minuto. Successivamente andiamo ad aggiungere quel mezzo spicchio di aglio dal quale abbiamo tolto anche l'anima, il germoglio che trovate all'interno dello spicchio, così renderemo l'aglio più leggero e più digeribile. Lo andiamo a tagliuzzare finemente, così poi svanirà nella padella e resterà soltanto il suo eccellente profumo. Sempre una bella girata e prepariamo il prossimo ingrediente, ancora dolcezza aggiunta da questi 2 bei giovani cipollotti che sono davvero squisiti e con il peperone ci stanno benissimo.
Questi non vi fanno assolutamente piangere, sono molto digeribili ed hanno un sapore davvero tanto delicato, per cui mettiamone 2 abbondantemente perché ci sta benissimo. Ragazzi, però devo dirvi di un problema gravissimo. Ho visto che ancora tanti di voi guardano i miei video, però non sono iscritti al canale, mannaggia. Non vi costa nulla, cliccate su iscriviti così sarete sempre aggiornati sulle nuove uscite video e starete sempre sintonizzati con la Calabria, quella buona. Scherzo, ovviamente non è un obbligo, ma se lo farete mi fa molto piacere. Mentre i peperoni li lasciamo in padella andare insieme a tutti gli altri odori, possiamo togliere già il budello dalle 3 salsiccette, così ce le teniamo pronte per sbriciolarle non appena arriverà il loro turno. Le vedete belle rosse perché è proprio la caratteristica della salsiccia calabrese, ma sono dolci, non c'è aggiunta di peperoncino. Togliamo anche la pelle ai nostri pomodorini. Come vi dicevo, questi sono quelli che durante l'estate abbiamo congelato. Non appena li togliete dal congelatore, li passate sotto l'acqua corrente e in un attimo poi li spellate in un modo semplicissimo. Li passate tra le mani e si toglie la pelle e sono davvero gustosissimi come quelli dell'estate. Eccoli qua, abbiamo già terminato. I peperoni si sono ammorbiditi abbastanza, si sono appassiti, per cui a questo punto intanto andiamo a sbriciolare la salsiccia, che darà il carattere a questo piatto, darà la parte consistente. Però avete visto che si tratta tutto di ingredienti semplicissimi, alla portata di mano di tutti, e fare questa pasta non ci vuole davvero nulla, nessuna esperienza, e mangiate un piatto di pasta che vi resterà davvero impressa per molto tempo. Sbricioliamo anche la seconda e poi via con la terza, ci vuole. Se non avete della salsiccia calabrese, certamente potrete utilizzare del macinato, ma ricordatevi che nulla è fatto a caso. Non sarebbe la stessa cosa perché questa la salsiccia è già bella aromatizzata con il peperone, con la salsa di peperone, con la polvere, e dà tutto un altro gusto. Bene, diamo una bella girata. A questo punto direi che possiamo togliere anche i rametti di origano, hanno fatto benissimo il suo lavoro, e andiamo a benedire, a declassare la padella con un mezzo bicchiere di vino rosso di Verbicaro. E che profumo, ragazzi! Dopo aver fatto evaporare la parte alcolica, successivamente mettiamo i pomodorini all'interno e questo è l'ultimo ingrediente. Adesso davvero il tempo di cottura si riduce perché non c'è bisogno che i pomodorini cuociano tanto, per cui mettiamo la giusta parte di sale, una bella spolverata di pepe nero, 5 minuti ancora e possiamo anche spegnere il sughetto dal fornello. L'ingrediente che richiede più attenzione nella cottura è proprio il peperone. Deve ammorbidirsi ma non deve distruggersi, non deve sfaldarsi, per cui è quello che dovete assaggiare. Quando il peperone è pronto, poi susseguite con tutti gli altri ingredienti che mano a mano aggiungerete in padella. Direi che ci siamo, lasciamo ancora 2 minuti ed è pronto. Eccolo qua. Che tipo di pasta mettere? Io per oggi ho pensato di calare un bel mezzo chilo di paccheri rigati di Sfizi di Calabria, trafilati al bronzo e a lenta essiccazione. L'acqua è salata e già in ebollizione, possiamo calarli. Ovviamente ci stanno bene tanti altri formati di pasta, rigatoni, tortiglioni. Io prediligo pasta che accolga all'interno questo bel sughetto. Certamente non metterei gli spaghetti, però voi fate a vostro gusto. La cottura è al dente, quando mancano 2 minuti andiamo già a scolarla e a versarla nel sughetto. Poi il lavoraccio pesante con la legna, questo era davvero il piatto di pasta che mi serviva per tirarmi su d'umore e farmi recuperare le forze che ho perso.
Ok, versiamola tutta, non ne lasciamo in pentola, l'abbiamo scolata lasciandoli trascinare anche un po' di acqua all'interno, così poi andiamo ad amalgamare il tutto in questo modo qua. Guardate che cremosità naturale che c'ha questa pasta, direi che ci sta benissimo, almeno a me piace una bella spolverata di pecorino, ma non deve essere troppo eccessivo. Voi scegliete il formaggio che vi piace, non deve poi coprire troppo i sapori, quindi direi che così basta. Aggiungo un mestolino piccolissimo di acqua di cottura giusto ai lati, un po' per far amalgamare anche il formaggio, e possiamo procedere con l'ultima spadellata in modo da far amalgamare benissimo tutto. Ragazzi, c'ho una fame che non vi vedo assolutamente. Questo è il piatto di pasta che farà fermare l'orologio di oggi, e allora procediamo con l'impiattamento solito a valanga, e che più valanga non si può. Poi diciamoci la verità, i veri mangioni di pasta come me mi capiscono benissimo su quello che voglio dire. Quando mangi un bel piatto di pasta, oltre a recuperare energia, ti mette anche buon umore, quindi poi continua ad affrontare la giornata con il giusto spirito. Così come aggiungo stavolta anche del peperoncino tagliato sott'olio, direi che adesso il piatto è completo, c'è tutto, manca soltanto il mio assaggio. Soffiamo perché brucia e ragazzi, strepitoso. Ma di che cosa parliamo? Come avete visto, basta qualche euro e un po' di fantasia e tirate fuori dei piatti che vi rimettono l'allegria. Fa anche rima, ogni boccone fa sentire tutti gli ingredienti. Il peperone che è rimasto morbido al punto giusto, la carne che dà il suo sapore, poi tutti quei profumi, l'aglio, il cipollotto. È uno spettacolo.